Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Toro, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile. No, non si è girata. Per la prima metà di aprile 2024 e abbiamo la carta del matto. Amici del Toro, quando c'è il matto si parla di nuovi inizi, di nuove idee, di una spinta in avanti, di una nuova relazione, di una nuova avventura, di anche bambini alle volte, ragazzi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere, e per capire come integrare queste letture ho pubblicato una guida che trovate sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024, per i corsi gratuiti sul mio canale e insomma ci sono tante informazioni interessanti, vi consiglio di guardare la descrizione del video. Allora ragazzi, queste sono previsioni sugli affetti in generale, possono riguardare la famiglia piuttosto che le relazioni di coppia, piuttosto che le amicizie. Io vi dico qual è l'andamento energetico, diciamo, più importante. Andrò via via facendovi degli esempi in modo da aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Per quello che riguarda invece le letture specifiche di coppie e single, le pubblicherò la prossima settimana e anche quelle potete integrarle con queste letture. Allora, partiamo da un 3 di bastoni, un 9 di bastoni, un re di coppe, abbiamo la forza, un 6 di pentacoli, un 5 di spade e l'imperatore. Bene. Allora ragazzi, qui si parte da un 3 di bastoni, da una progettualità, un progetto. Vi dicevo, c'era questa spinta propulsiva di cui ci parlava il matto. C'è un 9 di bastoni. Ho come l'idea che dobbiate o proteggere questo progetto o delimitare dei confini. Andiamo a vedere carta per carta, amici del Toro. Allora, per il 3 di bastoni abbiamo un imperatore e un 8 di bastoni. Allora, per qualcuno potrebbe risuonare come un progetto inerente a una casa. Per qualcun altro, vedendo l'imperatore e il 9 di bastoni, si tratta di dare una sorta di forma più concreta a quello che è questa situazione o questa relazione. Vi dico, con il 9 di bastoni è facile che verso fine marzo e inizio aprile vi arrivino delle notizie. Potrebbero anche essere notizie o inerenti a una persona o notizie da parte di una persona che appunto potrebbero dare il passo a questo 3 di bastoni e quindi a questa progettualità, a questa voglia di fare, a questa espansione, mi verrebbe da dire, questo, come vi posso dire, ampliare la vista su che cosa si può espandere. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Dieci di pentacoli. È come se, siccome anche il matto parla di figli di progetti, ci potrebbe essere qualche attinenza anche con le questioni familiari, considerato anche il 10 di pentacoli. Allora abbiamo un 10 di pentacoli, una regina di denari, il diavolo e un cavaliere di spade.
Allora, ragazzi, qua si tratta di proteggere la vostra zona di comfort, mi verrebbe da dire. Si tratta di proteggere quello che avete già creato, per qualcuno potrebbe essere proprio la famiglia, perché ho come la sensazione che con questo diavolo, con questo cavaliere di spade, ehm, la persona che avete in testa potrebbe rivelarsi un po' troppo arrogante, un po' troppo frettolosa. Abbiamo un 9, abbiamo, scusate, un 8 di spade, il cavaliere di spade, un diavolo. Ci potrebbe essere un po' di forzatura nello sbrigarsi, diciamo, nella prima settimana di aprile, come se qualcuno vi mettesse fretta. Ho come questa sensazione, è per quello che c'è il 9 di bastoni. Vi dicono di prendervi i vostri tempi, di mettere i paletti, di dire no, aspetta un attimo, per me non è così com'è per te. Andiamo a vedere, ok, il re di coppe è spiegato da un 9 di bastoni e le energie si ripetono e un 4 di spade. No, guardate ragazzi, fino a quando le cose non vi convincono al 100%, prendetevi i tempi, gli spazi necessari per farvi quadrare la cosa, perché qui sento che è come se ci fosse una sorta di fretta, è come se ma anche il matto me lo dice, perché è una carta effettivamente che ci parla di un forte impulso, di un qualche cosa che inizia con tantissimo entusiasmo, con gioia, quindi è quella botta del cuore, quella botta di emozione, che però, insomma, qui vi dicono controllate un po'. Il sottotitolo è Non è tutto oro quello che luccica. Andiamo a vedere la forza. 3 di bastoni nuovamente, guardate come si rincorrono le carte. Regina di bastoni e ruota della fortuna. Allora, se fosse una questione familiare, vi dico, ci potrebbe essere proprio una questione con una donna della famiglia. Se fosse una questione di una relazione di coppia, ho come la sensazione che molto riguardi l'inibizione sessuale che vi spingono ad avere. L'inibizione sessuale non è detto che ci debba essere sesso tra le due persone, però non lo so, ci sono certi giochetti, certi flirt più o meno spinti, insomma, che uno magari non si sente tanto di fare e che l'altro forza un po'. Sento come una forzatura nella prima settimana di aprile, come se qualcuno vi spingesse in qualche direzione, da qualche parte o a far qualcosa. E qui si tratta di riprendere in mano il vostro potere personale. Ecco perché avete 2 volte il 9 di bastoni. Difendetevi con forza di volontà. Io posso. Questo è il mantra del terzo chakra, che è collegato proprio al plesso solare, alla carta della forza. E qui, con la ruota della fortuna, si tratta di cambiare la dinamica di comportamento tossica di cui ci parla questo diavolo. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli perché nella seconda parte, nella seconda settimana di aprile, con questo 6 di pentacoli c'è come un ridimensionamento, mi verrebbe da dire. Andiamo a vederlo. Guardate cosa c'è sotto, 6 di pentacoli, cioè impressionante. Allora, 10 di spade, eremita e 3 di bastoni. Vi dirò che ho come la sensazione che ci sarà un'autoanalisi sul cos'è una mia responsabilità, non colpa,
Quando si parla di sentimento di colpa, voi provate a cambiare la parola colpa con responsabilità. Invece di dire di chi è la colpa, di chi è la responsabilità di questa cosa. E qui è un po' come proprio fare questo lavoro. Vi dico, tra la carta dell'eremita e il 5 di spade andrete ben a fondo come si dice, a mischiare tutto quello che potrebbero essere le cose che sono state imputate a voi. Sento tanta schiavitù con questo diavolo. Vi dirò, qualcuno potrebbe anche essere schiavo di qualche situazione familiare. Adesso ci arrivo, però andiamo a vedere il 5 di spade. Perché qui secondo me ci sarà infatti da rimettere un pochettino in discussione gli equilibri, e qui di nuovo il matto, gli equilibri di coppia o gli equilibri di famiglia. Voglio ancora andare a vedere un attimo questo imperatore, così poi vi faccio una specie di riassunto. Abbiamo la stella e la morte. Allora ragazzi, se appunto c'è questo corteggiatore o corteggiatrice, potrebbe essere un pochettino troppo insistente sulla velocità della relazione o di qualche tipo di situazione, e qui le carte vi invitano appunto a mettere i paletti, a non farvi convincere per sfinimento. Sapete che ci sono quelle persone che insistono talmente tanto che a un certo punto voi dite vabbè basta, cioè sì, ti dico di sì, basta che non mi rompi più le balle. Ecco, quello no. Mantenete duro, alta io posso. Quando sentite che state per cedere, no, 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 io posso, forza di volontà. E devo dire che comunque questo vi servirà, perché c'è anche la carta dell'eremita. Secondo me arriverà nella seconda parte di aprile una sorta di, come vi dicevo, di restyling, prima mentale e dopo vi dirò che sarà anche un qualche cosa di concreto perché agirete e troverete la vostra stabilità con l'imperatore alla fine. Vi darete altri tipi di regole, ci sarà come un taglio su certi comportamenti che non servono più, su certe dinamiche che creano altre dinamiche. È come se ci fosse un taglio, un dire no, ok, adesso ho analizzato che cos'è come voglio io una relazione in equilibrio o come deve essere secondo me la relazione perché ci sia un equilibrio, la comunico, inizio a fare qualche cosa. Attenzione perché comunque c'è sempre un 5 di spade. Attenzione alle lotte egoiche, potrebbero esserci delle piccole discussioni, però quando vi sentite incastrati in ho ragione io, ho ragione tu, o è colpa tua, o è colpa mia, o cose di questo genere, semplicemente staccatevi dal chi se ne frega chi ha ragione. Cioè, alla fine dei conti, avere ragione non vi serve a niente. Il punto è che bisogna trovare una soluzione. Quindi staccatevi dal ho ragione io, ho ragione tu, e in questo confronto con l'altro semplicemente dite che soluzione adottiamo? E l'altro, no, perché è colpa tua, perché se avessi fatto... Che soluzione adottiamo? Cioè il punto non è chi ha ragione o chi ha torto, ma come si affronta la situazione. Ok? Perché qui tutte queste discussioni potrebbero effettivamente creare una sorta di disequilibrio, ragazzi, di instabilità. Vi dico, si tratta un po' di cambiare gli schemi di comportamento, perché anche qui con la carta dell'imperatore si tratta di come fissare delle regole sicure. Potrebbero essere delle barriere per voi, potrebbe essere il che cosa do io e che cosa dai tu alla relazione. E vale un po' la stessa cosa se fosse una questione familiare, ma qui, avendo due volte la carta dell'imperatore, ragazzi, sento che potrebbe essere una questione legata a un padre o alla paternità. Ho come la sensazione che qui ci sia bisogno di ammorbidire un pochettino certe regole rigide. Va bene, andiamo a vedere Li Ching, che consiglio vi vogliono dare. Ok, intimità, carta numero 53, e limitazione, carta numero 60.
Allora ragazzi, ho comprato le carte e il libro in 2 momenti diversi, quindi nel libro mi dà altre traduzioni, io vi dico anche quelle. Allora, la carta numero 53, che qua viene letta come intimità, nel libro viene tradotta come lo sviluppo e la spiegazione è: le trattative che conducono una fanciulla al matrimonio sono lente e graduali. Si tratta di cose importanti e impegnative che vanno condotte con oculatezza. Questo sistema va applicato anche in tutti gli altri casi che richiedono ponderazione. Assumere un impegno, imbarcarsi in un affare, accettare una collaborazione, scegliere un dipendente, firmare un contratto e così via. Sta bene che la vita stessa insegna a stare con gli occhi aperti e ad andare con i piedi di piombo, ma spesso, troppo spesso, ci si presentano occasioni che sembrano così lusinghiere da non doversele lasciare sfuggire e ci precipitiamo. Naturalmente, per svolgere gradualmente le nostre azioni è necessaria una costanza che non tutti hanno. Scusate, mi stoppo un attimo. L'imperatore parla proprio di costanza. Dunque, naturalmente, per svolgere gradualmente le nostre azioni è necessaria una costanza che non tutti hanno, perché è una virtù difficile, ma non si può proprio farne a meno. Se poi si intende mutare gli altri uomini, la gradualità deve accompagnarsi all'esempio personale. Una persona intelligente, quindi, espande il suo esempio convincente e migliorando se stesso influisce e migliora coloro che gli stanno intorno. E carta numero 60, che viene tradotto come la limitazione, qui viene tradotto come il delimitare e il significato è: la riuscita di ciò che si desidera non dovrebbe essere difficile. Se si è capaci di imporsi quando è necessario, forza di volontà, dunque, se si è capaci di imporsi quando è necessario un limite. In tutto, nelle spese come nelle parole, nei sentimenti come nei gesti. Il controllo, l'autodisciplina sono più che mai necessari, ma presso gli uomini dignitosi e coscienti è proprio, anzi, è esclusivo dell'uomo sapersi dire no coscientemente. Perché rinunciare a questa ineguagliabile forza? Sono proprio i loro limiti precisi che definiscono e stabiliscono la loro personalità, che li fanno uscire con una propria fisionomia dalla massa amorfa dell'umanità. Non è vero che l'indipendenza da ogni morale crei il vero uomo, anzi, è vero il contrario. Tanto più un uomo sa dominarsi, tanto più è nobile e forte. Wow, ragazzi, e qui ritorno alla carta della forza, che negli arcani di Rider-Waite è rappresentato con una fanciulla che apre le fauci a un leone, ok? Ed è proprio un modo di rappresentare come con la gentilezza di una fanciulla, la dolcezza, il sorriso e l'eleganza, insomma, si riesca a dominare un leone, la forza istintuale, l'istinto, come vi posso dire, l'impulso, ok? La zona rettiliana del cervello, quello che ci fa agire per sopravvivenza. Wow. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Sono come dei mantra questi. Gratitudine, carta numero 15. Mi fermo per un momento, mi metto in pausa per un momento di gratitudine per, io aggiungerei, le infinite benedizioni nella mia vita. E abbiamo autoamore, sarebbe amor proprio, carta numero 32.
Parlo a me stesso con parole di gentilezza. Merito amore. Bellissima anche questa. Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Sotto c'è il link al perché abbonarsi al canale, è un video introduttivo e può essere di ispirazione anche quello. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ciao!